Allora Ale, un'altra interessantissima azienda che posso proporti, l'avrei già intuito, è Tissot. Tissot, assolutamente sì. Ci entriamo a pieno. Hai l'ultimo cronografo? Costruiamo una collezione di orologi da Mario Mosta Gioiellieri. Andiamo. Buonasera. Ciao, Ciao ciao Nick. Ale. Come stai? Bene, tu? Bene, bene, grazie. Ben trovato. Grazie mille. Sempre in questa cornice perfetta. Settima puntata del nostro Build a Collection. Siamo arrivati così lontano. Hai visto? Sì, è già la settima puntata e Sono molto contento. ne abbiamo viste tante. Sì. Però ci sono sempre delle novità qui, quindi Sempre novità sempre- e poi ci sono sempre desideri diversi, quindi... sempre desideri diversi. Infatti vengo con un nuovo budget Sentiamo. perché, come ormai sanno tutti, ho sempre un budget a disposizione per poter costruire una collezione. Ho un budget molto piccolo. Aia. Aspetta, ti richiamo l'ascensore. Dimmi. 5.000 euro, Ok. però con questi 5.000 euro vorrei costruire una piccola collezione di piccole chicche un po' più economiche rispetto ai nostri Perfetto. soliti target. Grazie a Dio abbiamo un'offerta molto trasversale e quindi Lo abbiamo so, dei marchi sono qui apposta. che possono soddisfare il tuo budget. Accomodiamoci Ale. Sì, Andiamo. Allora Alessandro, accomodati pure Eccoci. qui, in questo banco. angolo delle chicche. Sì. È proprio qui- quello a cui mi riferivo. Esatto, qui hai un'offerta variegata che parte da Tissot e arriva fino a Baume Mercier e Bell Ross. Hamilton, Mido, Rado, Longines, Nomos, Gucci, c'è di tutto. c'è di tutto. Io direi, giusto perché in base al budget che mi hai dato, ho già Sì. un paio di modelli in mente che ti voglio mostrare, che ho già qui pronti. Ok. Partirei da Longines. Da Longines. Tra l'altro Longines ha dei listini anche abbastanza corposi. C'è un'offerta con dei listini più bassi? C'è ancora, è chiaro che tu sai benissimo, ci sono stati degli aumenti di recente anche per Longines, che è una Certo. marca che ha tutto il diritto di essere posizionata anche un po' più alta rispetto a quello che era fino all'anno scorso. Sì, è sempre stata un po' troppo Sì. sottostimata. E quindi adesso hai dei pezzi che magari prima costavano davvero forse troppo poco, che sono arrivati a un prezzo un po' più alto, ma giusto per il budget Vediamo. che hai in mente. Io partirei da questo Master Collection, Ah, molto me- bello, a me questo quadrante è sempre piaciuto tantissimo. bellissimo. Questo quadrante a nido d'ape con questi numeri un po' naif, Sì. che però richiamano molto la concretezza di Longines. Sai perché mi piace molto? Sono Perché un po' bombati, un po' tondeggianti. sì, sì, mi piace anche il fatto che siano stampati, ma comunque sono in rilievo. Sì. E mi piace tanto perché questo qui è praticamente il quadrante che campeggia sui circuiti del tennis, no? Quando Longines Ah, sì, è main vero. sponsor. Sì, sì. Ed è un po' come il Datejust di Rolex Longines Certo. con il suo quadrante Master Collection. Quando è stato main sponsor del Roland Garros. Sì, esatto. O Roland O Garros. anche equitazione. Sì, per l'equitazione è Sì. un riferimento importantissimo. Sì. Questo è un calendario annuale, infatti abbiamo mese e giorno del mese appunto, Sì. chiaramente automatico, ha un fondello a vista con vetro zaffiro molto bello che permette di ammirare il movimento, Movimento ETA personalizzato Sì, Longines, sì, certo, sempre ben rifinito, Molto. per l'Age Code de Genève, molto simpatico, ben rifinito. simpatico. Sì. E anche il bracciale di qualità perché ha queste alternanze lucido-satinate che lo rendono un po' più prestigioso, ecco. Sì, molto solido, molto elegante, anche molto sottile questo orologio. Sì. Bello. Il tutto qui, Ale, stavo per dirti il prezzo, 2.750 euro. Ok, è salito un po' anche lui. È salito un pochettino, sì, diciamo che questo orologio prima lo trovavi a 2.250, 2.350. Vabbè, con gli aumenti che ci sono stati è comprensibile. Però bisogna anche dimenticarsi di quella Longines. Sì, come qualità anche, Sì, come assolutamente, qualità tutto- costruttiva e percepita. Tutto migliorato. Ok, lo valutiamo. Questa è un'alternativa. E poi abbiamo questo bellissimo Elegant Collection. Quadrante blu, effetto Soleil, con datario automatico, anche questo con le stesse caratteristiche sul fondello.
In più, come vedi, è incisa il nome della collezione. Elegant Collection. Sì, sì. Bello, molto elegante, molto sottile anche lui. Credo anche se la giochino, no? Come spessore. Siamo vicini. Molto più elegante, si chiama appunto Elegant Collection rispetto al nostro Master Collection, che ha un aspetto più sportivo. Sì. Qui, sai, questi indici a bastone, molto, molto rigoroso come quadrante, infatti. Sì, un po' tedesco forse, no? Sì. E il listino di questo Il listino di questo è 1.900 euro. Ah, ok. Si risparmia un bel po' scegliendo lui. Belli entrambi in ogni Sono caso. contento Sì. che condividi la scelta. Ok, mi piacciono. Allora Ale, un'altra interessantissima azienda che posso proporti, l'avrei già intuito, è Tissot. Tissot, assolutamente sì. Ci entriamo a pieno. Hai l'ultimo cronografo? Magari. No, non ancora. Ancora no. Aspetteremo. Però arriverà, l'hanno appena presentato. Bellissimo. Sì. Bello. E io conosco un amico che ha il vintage, è bello anche lui, Figo. però il nuovo mi piace È molto anche intrigante. perché sono praticamente uguali. Manuale anche il vintage? Lo sai, sì, penso di sì. Mi cogli impreparato. Vabbè, approfondiremo quando arriverà. Sì. Intanto adesso andiamo sul rassicurantissimo, ormai famosissimo campione di incassi, PRX. Ah, sì, In assolutamente questo sì. bellissimo quadrante celeste. Questo turchese celeste, Sì, molto bello. bellissimo. A me piace tantissimo. Sì. Esiste anche in una versione 36 mm. Sì, l'ho vista, un po' piccolina, Un po' piccolina, effettivamente, sì. Questo è Vabbè, un 40. Chiaramente per te classico. questo sarebbe perfetto. Sì, sono d'accordo. Sempre animato dal calibro Powermatic 80. Automatico anche Sì, lui. sì, 80 ore riserva di carica. Fondello a vista. Spirale in silicio. Sì, in tanti hanno mosso delle critiche nei confronti del Powermatic, secondo me invece è un grande calibro, nel senso che è un calibro affidabile, economico il giusto, e infatti il listino di questo Il listino di PRX questo PRX è 775 euro. abbondantemente meno di 1000 Prezzaccio. per un bel automatico bracciale integrato. Riserva di carica di 80 ore, insomma. Questo quadrante... Il quadrato è veramente simpatico. Sì, c'è chi lo chiama tapisserie, però tapisserie ricorda un po' troppo quello di Audemars Piguet. Ma è alla fine uno stile di quadrante, secondo me ci sta. Per non appropriarsi di quella terminologia, sai come lo chiama Tissot? Come? Waffle. Ah, sì, Come il waffle. Buono il waffle, Sì, che mi hai buono. ricordato. Bello, bellino. Sì, molto bello. bellino. Soprattutto per un prezzo contenuto. Ecco, questa è un'idea sportiva. Potremmo anche valutare, se ci accomodiamo di là verso Sì. la vetrina, ti faccio vedere Ale. Una cosa un po' diversa, sempre una bellissima novità di Tissot, questi due Chemin de Tourelle, Degli eleganti. sì, un po' più elegantini, sempre con bracciale acciaio però. Diametri diversi o mi No. inganna il colore del quadrante? Bravissimo, ti inganna. Perché? Lo scuro, quel grigio antracite restringe un po'. Sì, parecchio, sembrano due diametri diversi. È lo stesso. Stesso quadrante, vedo anche la stessa bombatura, molto, Sì. molto carina. Bellissimo. Anche qui c'è il calibro Powermatic 80 con datario alle ore 6. Il fondello è sempre a vista. Sportivo ed elegante. Sì. Tra l'altro PRX anche quadrante verde, tanto amato e tanto discusso. E sta andando tanto bene il quadrante verde, sai. Ormai i quadranti verdi, no? E il listino di questi eleganti? Il listino di questi eleganti te lo dico subito. Allora, il prezzo di questi Chemin de Tourelle è 925 euro. Ok, al di sotto dei 1000 euro anche loro. Questo quadrante è rhodium acciaio, molto carino. Molto. Anche questo Sì, silver. anche questo, sì. Molto anni 60. Bellissimo. Questo quadrante quasi piepan, tipico di quel periodo, molto, Sì. molto simpatici. Sì, questi richiami un po' alla storia, al passato, Tissot Sì. li sta riutilizzando tanto. Poi l'abbiamo visto anche con questo che è proprio Sì, grida, quello nasce proprio grida da- anni 70. Sì. Ok, quindi anche Tissot eleganti e sportivi. Sì, Resta solo da scegliere. mettiamoli da parte. Ok. Guardiamoci Hamilton adesso. Hamilton, ok, Longines, Tissot, Hamilton, sono d'accordo. Il nuovo crono. E il suo Questo relativo invece- solo tempo. Questo è il solo tempo? Sì. Questo è Di quella nuovo. dimensione. E questo ha un diametro. Questo è un diametro 38, anche se non si direbbe. No, sembra un 36. Esatto. Diciamo che è un po' anche la lunetta che va a sfinire un po' smussata. Sì, è vero. Anche la cassa. Guarda che Sì. cassa particolare Sì, che sì. ha. È Molto trapezioidale. rifinita. Sì, sfina È un verso il trapezio basso. rovesciato, sì.
Molto particolare, questo non lo conoscevo. È Lunetta uno in sportivo, ceramica. ma Raffinato. raffinato. Sì. Di sostanza, lunetta ceramica, Sì. 60 minuti. Simpatico, molto simpatico. Sono usciti insieme, ci sono anche delle varianti blu molto belle, devo dire un tono di blu hanno scelto molto molto bello. Li abbiamo venduti, adesso li stiamo aspettando, li abbiamo riassortiti. Questo poi il Daytona crono. strizza l'occhio. Sì, sì, strizza indubbiamente l'occhio. Più che al Daytona, io direi ai cronografi con quelle linee, perché poi ce ne sono tanti in realtà. Chronography Racing. Sì, cronografi racing. Potrebbe sembrare uno Speedmaster. Sì. Tra l'altro come i Tokyo 2020 che hanno proprio i subcontatori specchiati, no? Gli Speedmaster. Io dicevo Daytona perché effettivamente il Rolex Daytona ha quei contatori sul sì, contatori specchiati. specchiati soprattutto. Ma sì. è una cosa che voglio dire anche il brand Sì. racconta con simpatia e l'ispirazione si raccoglie sempre dai migliori, no? Tra Gli l'altro, orologi più iconici. Tra l'altro sono linee iconiche anche in quel crono vintage che vedremo appena sarà disponibile. Di cui parlavamo prima. Sì, sì. Listino di questi due Hamilton? Allora, il solo tempo siamo a 1225, Ok. invece il cronografo siamo a 2525. 2525. Sì, Calibro automatico. personalizzato, fondello a vista, chiaramente cassa un po' più 100 spessa, metri. ma è esatto, anche perché è un 100 metri. I pulsanti del crono comunque hanno la doppia guarnizione. Tasto data. Hai visto anche il solo tempo, ha il fondello a vista. Sì. No, sono due bellissimi orologi, sì, devo dire, sì, hanno belli. presentato delle novità molto interessanti. Bene, perfetto. Quindi anche qui un super sportivo e una via di mezzo, diciamo, non un elegante. Un crossover. Un crossover, sì. Ok. Allora Ale, adesso pensavo di passare a un solo modello di Mido, che è il Multiforte TV Big Date, Ok. o TV Big Date, a seconda se lo dici in inglese o in italiano. TV è italiano. TV italiano. Ed eccolo qua. È devo dire, un orologio che ha riscosso non poco successo, presentato per la prima volta l'anno scorso, Sì, ho visto che è piaciuto tanto. o 2 anni fa ormai. No, credo l'anno scorso. A meno che non siano già volati 2 anni. Simpatico però, eh? È molto bello e li abbiamo venduti tutti. Ti dirò, il primo che abbiamo venduto è questo qui, te lo inquadro sul monitor. Sì. Questo col cinturino arancio. Quadrante arancione. Che visto così sicuramente ti ricorderà qualcosina di una grandissima Maison. Sì, Glassut, parli di Glassut. Sì, ma anche un po' un Nautilus. Anche un po' Nautilus, Sì. sì. A me O ricorda... Aquanaut. Sì, forse con cinturino in L'Aquanaut, gomma, sì. l'Aquanaut. Quello che ci ho visto da subito io è stato il Glassut. Sì, quello senz'altro, bravo. Non ricordo però Neanch'io. il nome a memoria. Però anche e soprattutto per la grandata, che il Nautilus non ha, ma quel Glassut sì. Ti posso dare un'altra chicca ancora? Sì, Te la ricordi il Piaget Polo? piace poco. Ah, è vero. Quello tutto acciaio? È vero, è vero, è vero. Che è vero. hanno rilanciato in 3 colori? Era molto simile. È vero, è vero, è vero. Ma ti stupirà sapere che Mido questo orologio in passato l'aveva già fatto. Sì, 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 è una sì. riedizione, è vero. Molto, molto carino, molto simpatico anche il quadrante. La grandata a me piace tanto Anche perché a me. mi piace il fatto che sia una vera complicazione, no? I 2 dischi che si intersecano per creare poi il numero del mese corretto. Sì, sì. E non è una complicazione da poco, non la Non è vedi da sempre poco, la infatti. grandata. Anche Bello. io l'apprezzo moltissimo. Molto bello questo. Bellissimo qui. anche, E bel vedi? colore anche del quadrante. Sì, questo grigio che va a sfumare. A me piace moltissimo anche il dettaglio, vedi, di queste intermaglie lucide su un bracciale satinato. È ad H. veramente un orologio completo. Listino di questo Mido? Questo orologio costa 1200 euro. Ah, pensavo di più. No, infatti ha un posizionamento prezzo eccezionale. Nonostante la grandata, tra l'altro. Vabbè, Mido è famosa per i prezzi, Molto posizionamenti concorrenziali. concorrenziali. Sì, sì. Sì, E speriamo sì, che rimanga tale, Alessandro. sì. No, non pensavo 1200 euro, anche alla luce di quelli che abbiamo visto finora. Infatti. Il quadrante è bello, ben lavorato. Tutto Poi la super grandata, luminova. insomma. Bello, Corona a vite. bello, bello. A fianco a questo voglio proporti un'altra cosa molto interessante. Eccolo qua. Rado Captain Cook. Captain Cook con ceramica high tech, sabbiata. Tipica di Rado, la ceramica. Sì.
Questa è una ceramica di ultima generazione. Tra l'altro con questa finitura Leggerissimo. matte è stupendo questo orologio, guarda. Ah, anche la Depliant. Bello, leggerissimo. Questi colori li avevo già notati in vetrina, mi piacciono molto, molto safari, Molto safari, molto bravissimo. sportivo. Osservazione giustissima. L'ancoretta che indica lo stato di funzionamento Della massa oscillante. Bello. Tutto ceramica, quindi anche la lunetta, immagino, Tutta la ceramica. ghiera. Sì, sì. E A bracciale in esclusione caucciù. del cinturino, sì, che è caucciù, e della chiusura che invece è in acciaio. Ah, ok. E il fondello naturalmente, ma questo Certo. come sempre. Bello, molto carino anche questo. Immagino abbia un prezzo un po' più elevato. Sì, qui siamo a 3.800 euro. 3.800 euro. Sì. Non credo di potermelo permettere nel mio budget. E la ceramica high tech impatta immagino. moltissimo. Tra l'altro ha un grado di durezza anche molto più elevato rispetto alle ceramiche standard utilizzate nell'industria. Beh, un orologio in ceramica costa sempre di più, però è molto molto bello e comunque mi rimangono 1.200 euro nel budget. Beh, poi c'è sempre lo sempre- sconto super cliente amico e lo sconto TOC e quindi vedremo un po' Ti ringrazio. di aggiustare il tutto. Ok, anche perché io credo di sapere già più o meno cosa mi piacerebbe. Ok, Vediamo che cosa si riesce a fare. perfetto. 5.000 euro a scelta è vastissima, però devo dire che stavolta, Nico, è molto più difficile del solito, perché 5.000 euro sono pochi e mi piace più roba che non costa pochissimo. E c'è tantissima scelta. C'è tantissima scelta, tra l'altro questa è una piccola selezione di tutto quello Sì, che è altre, vero. come sempre prima hai aperto i cassetti, Cassetti i segreti magici cassetti pieni di roba. di Mario Mossa. Allora, senti, ti posso essere onesto, Sì, la mia assolutamente. scelta potrebbe essere in realtà velocissima, perché ci sono due orologi che mi hanno colpito immediatamente. Sono curiosissimo di sentire quali sono. Ma guarda, nei 5.000 euro, Rado, Captain Cook Ceramica High Tech e Mido, TV Wow. Big Date. Ti spiego anche perché. Perché il Mido mi è piaciuto tantissimo il quadrante, è un orologio diverso dal solito, orologio di forma, complicazione della grandata per 1.200 euro non te la dà nessuno. Sì, bravissimo. Quindi sì. secondo me un ottima analisi hai un fatto. ottimo orologio. E poi Rado, Captain Cook, ceramica, molto particolare. Secondo me è un pezzo economico tra i big. Cioè se vuoi un orologio super tech, particolare, con questo particolare colore, Senza spendere un capitale. senza spendere i 15.000 euro Te lo di può altre, dare soltanto Rado. te la può dare Rado, che tra l'altro è il leader della ceramica. Esatto. Quindi sarei tranquillamente nei 5.000 euro. Però faccio anche altre valutazioni, perché questo qui è molto carino, magari non lo prenderete in questa scelta, non lo valuterei subito, così come il Solo Tempo, Solo Tempo. ma per esempio mi piacerebbe molto un elegante di Tissot, questo quadrante Rhodium mi è piaciuto molto, È stupendo. e siamo a 925 euro. Sì. Così come metterei volentieri in collezione un PRX, quadrante verde o quadrante turchese, entrambi molto belli, anche qui ben al di sotto 775. 775 euro. Ora però abbiamo un problema, perché se io mi gioco il budget di 5.000 euro per questi due, il terzo me lo dovresti regalare. Quindi qui ti devo fare lo sconto e ti devo regalare un orologio. Mi devi pure... Quindi, chiudiamo tutto. quindi, dato che devo fare una scelta, senti, no, io scelgo questi due. Me ne Sì. vado a casa con i più particolari della selezione. Sei sempre ambizioso. Non so se è ambizione, ma... Hai una predilezione per le cose belle, un po' più sofisticate. Sì, diciamo un po' più sofisticate, perché diversamente... Ciò non toglie che secondo me avresti fatto questa scelta qua È bravo, esatto, lo stavo per fare. e forse un elegante. Longines avresti messo dentro. Sarei stato indeciso tra questo crono, che è un bello sportivo, ma anche questo Master Collection molto molto naif. A me piacciono le cose che sembrano semplici, anche in altre maison, questi quadranti semplici stampati ma che poi in realtà hanno un carattere molto molto preciso, no? Che poi è comunque un calendario annuale. E poi anche calendario, insomma, giorno e mese. Quindi, nonostante mi piacciono tantissimo anche questi tre, questa però ha anche una bella selezione. È bellissimo. Mi stai mettendo in difficoltà. Però no,
No. Rimango deciso sui due più particolari del gruppo. Bravo, mi piacciono i Mido clienti decisi. e Rado. Però, come in ogni build a collection che si rispetti, vorrei sapere... Qual è il trattamento per te? No, No? perché mi accontento di stare nei 5.000 Sì, precisi. Qual è la tua scelta? Ah, sei proprio preciso. Esatto. La mia scelta? Un solo orologio, la tua scelta. Quale prenderesti oggi e metteresti a polso? Secondo me lo so. Me li sto immaginando tutti dalla parte tua, ma non serve girarli. Secondo te lo sai? Sì. Vediamo. Se ormai mi conosci abbastanza. Allora, azzardo il PRX verde, che è un orologio versatile, va sempre bene e tu hai sempre... Però sarei indeciso anche con il Rado, perché a te piacciono molto gli orologi Bravo. particolari, in ceramica, Hai già indovinato. colorato. Lui? Sì. Ok. È quello che è piaciuto di più anche a me. È troppo bello. Sì. Hanno fatto di recente È da una te versione... questo. Sì. Hanno fatto una versione con un quadrante, diciamo, scheletrato, open walk. Sì, Ecco. sì. Bellissima. Che hai anche disponibile. Ce l'ho nel nero, ceramica Nel nero, nera. ceramica Però nera. c'è un cliente che me l'ha chiesto su questa tonalità. E infatti Beh, penso sì, è proprio bella questa tonalità. che lo Proprio un assortiremo. bel... È bellissimo. Sì. Va bene. Nico, io come sempre ti ringrazio. Io aspetto i soldi adesso. Li vado a prendere e torno subito. Va bene. Grazie, Ale. Nico. Alla prossima. Grazie a te.